Secondo me, se facciamo un video in cui finisci dentro nell'acqua, ti bagni tutta, facciamo un botto di visualizzazioni. Tuffati, dai, fallo per il canale. Ma ce l'ho! Guarda, qui c'è ancora qualche traccia di neve. Sì. E qua il sole penetra molto raramente, faccia un frescolino. D'estate deve essere un posto fantastico, l'acqua sotto che scorre rinfresca, deve essere tutto all'ombra. Lì, qui altra neve. Questa parte è molto ripida perché sono 400 metri di salita in 2 km, per cui una pendenza del 20%, perché il sentiero non fa tornanti, va su dritto fino alla sella, che è là dove si incontra quel crinale con l'altro, per cui non manca molto alla sella di Campocruci. Però è bella carina, parte da sopra, eccola. È molto bello, perché probabilmente d'estate è più frequentato, oggi lo abbiamo tutto per noi il sentiero. È una zona molto ricca d'acqua, comincio a capire che ci abbiano costruito ben 2 acquedotti, uno che porta l'acqua a Lucca e tra poco vedremo il secondo acquedotto della giornata, l'acquedotto mediceo voluto da Granduca Ferdinando I verso la metà fine del XVI secolo, e che porta l'acqua a Pisa, molto più antico rispetto a quello di Lucca. Bello, bellissimo, ve lo consiglio come itinerario. Ogni tanto c'è qualche tratto in passo piano per riprendere fiato. Oh, che bello qui al sole, e più si sale e più neve ci troviamo. Che cosa c'è? Si può arrivare con la macchina, pensa a te, non si fa a piedi, si poteva venire comodi con l'auto. Lì la gnometta che arranca, ma dietro di lei guardate il panorama, la vallata sotto e poi le montagne innevate sullo sfondo, bellissimo. O girati a guardare dietro di te, non te ne eri accorta, eh? Guarda, un segnale misterioso per terra. Birra? Birra, dai, più veloce, più veloce. Maledetto! Cosa non si fa per farla camminare più in fretta? Da qui adesso è una torre per gli appostamenti per la caccia al cinghiale. Ormai manca poco alla sella, deve essere lì avanti. Vediamo un posto, è un posto riparato dal vento per fermarci a pranzare. Siamo alla sella di Campo di Croce, di lì c'è il versante lucchese, noi siamo qua a mangiare seduti al sole, e giù di qua c'è il versante pisano. Qui alla sella di Campo di Croce ci sono anche i tavolini, però erano all'ombra, abbiamo preferito sederci al sole per mangiare perché col vento freddo che c'è. E ora la notizia è che rimango solo 50 metri di salita, poi tutta discesa fino a Pisa e poi piano. Il panorama, perché siamo su belli alti, siamo a 650 metri di altezza circa, e siamo ormai sul versante pisano, per cui siamo in provincia di Pisa. Oh sì, sole, sole! Siamo in discesa verso Mirteto, dove dovrebbe esserci dei ruderi di una chiesa. Vediamo cosa troviamo.
fiume che si vede là sotto è l'Arno, lì è tra Ripoli a sinistra e Campo, e proprio in sull'argine che vedete passa il cammino dei Navicelli. Passa il cammino dei Navicelli che abbiamo già percorso, che trovate sul canale, e quella è la zona di Campo dove si potrebbe la traccia faceva entrare dentro nell'abitato, ma in realtà è meglio proseguire sull'argine per non trovarsi poi impantanati nei campi. Sommità della vallata che sfocia, da cui noi dialettale, attraverso un valico nella valle di Agnano. 503 metri di altezza, e noi ora si scende qua, Pisa, Asciano, Valle delle Fonti. Da Foce Pennecchio la discesa è molto più ripida, prima era su una strada larga e scendeva dolcemente, adesso è bella ripida. Siamo alla scarpa d'Orlando e qui dovrebbe esserci una delle prime prese d'acqua dell'acquedotto Mediceo, però io non la vedo. Ah, eccola. Via, vai! Ma che strano, ma è sughero, perché ha una consistenza strana questa corteccia. Boh, è tutta strana, tutta... Chi lo sa? Questo sarà l'infare schifo che danno. Non ho idea. Bello qui comunque. C'è anche una bella luce. Qui ci sono tracce di terrazzamenti, vedete qui là, e ci sono degli ulivi selvatichiti. Se una volta qua era molto più coltivata la montagna. Wow! Guardate là, tutta la pianura, si vede ancora l'Arno. Edificio pericolante, e qui c'è la chiesa. Siamo a Mirteto, probabilmente una volta qui c'era un piccolo centro rurale e c'era questa chiesa, ormai mi pare che non abbia più neanche il tetto. Mi ricorda molto la Romita di Cascio che abbiamo incontrato sulla via del Voltosanto. No, ma questa è conservata forse meglio, perché c'è proprio c'è l'altare, c'è l'abside, che carino. Ecco, la Romita di Cascio all'interno hanno portato le lapidi sepolcrali, mentre questa no. È anche un po' più grande la Romita, ma questa ha le pareti, l'abside ancora che copre l'altare. Allora, se non vado errato, qui dove adesso c'è l'acqua, quest'incavo, c'era la pietra consacrata, che è quella che poi consacra tutto l'altare, e per cui anche la chiesa. Immagino che sia sconsacrata a questo punto, perché è stata tolta. C'era anche una bella fontana, guarda che bel bacino di pietra. E qui c'erano altre case, adesso sono tutte diroccate, sono ricoperte dalla vegetazione, è stato abbandonato e per cui immagino la sorte segnata. Da Mirteto c'è una bella discesa su gradini, mancano ancora 300 e più metri di discesa e poi finalmente saremo giù a fondovalle, dove arriveremo in piano fino a Pisa. Allora, consigli su in che verso percorre la via degli acquedotti. Allora, se partite da Lucca e andate verso Pisa, cominciate, c'è la parte in piano lungo l'acquedotto, poi una parte di salita dolce dove ci sono i tombini di filtraggio, e poi dopo ci sono 2,5 km circa con una forte pendenza di più del 20% che portano sulla sella. Poi dopo la sella c'è una dolce discesa e poi c'è una discesa più ripida, che è quella che stiamo facendo ora, 4 km, circa 650 metri di discesa, e poi dopo c'è il piano. Mentre se da Pisa andate a Lucca, avete prima il piano lungo l'acquedotto, poi c'è subito una forte salita, che è questa, e che è questi 4 km e 150 metri, è circa 15% di salita, è più lunga ma è leggermente meno dura di quella dall'altra parte. Poi dopo, arrivati
alla fine di questi 4 km e mezzo c'è un chilometro e mezzo di salita molto dolce, poi si arriva alla sella, c'è una forte discesa, poi la discesa più dolce e si torna al piano. Per cui valutate voi. C'è anche da dire che il versante pisano è quello che il pomeriggio che è quello più caldo perché è più esposto al sole. Per cui se da Lucca andate a Pisa nel pomeriggio vi trovate sul versante più caldo. Al contrario, il versante lucchese è quello più freddo, tant'è che dalla parte lucchese c'è ancora la neve, qua non c'è neve, non c'è acqua. Per cui queste sono le valutazioni che potete fare, i consigli che vi posso dare. In cammino. Siamo nella riserva naturale protetta della Valle delle Fonti e ora siamo appena sopra Lasciano. Per cui tra poco il sentiero avrà termine, penso che la strada si allargherà, diventerà più agevole scendere. Via degli Acquedotti, Asciano, Pisa 1 ora e 50, Lucca 5 ore e 50. Come di lì? Allora siamo scesi di là. O questa? Ah, questo è il sentiero che non passa da Mirteto, perché c'è un sentiero che volendo taglia giù dritto e non passa a Mirteto. Noi volevamo vedere questa chiesa, per cui siamo passati da Mirteto. Questa era qualcosa legato all'acquedotto, però. Guardate le pompe. Eccolo, finalmente! Ecco lì lo stemma dei Medici, perché questo acquedotto, l'acquedotto mediceo, è stato voluto dal Granduca Ferdinando, quello della statua dei Quattro Mori a Livorno, verso la fine del XVI secolo, però poi alla fine è stato inaugurato dal figlio Cosimo nel 1612 e portava l'acqua fino a Pisa. E quello è appunto lo stemma dei Medici, le 6 palle, perché erano dei pallisti i Medici, a quanto pare, non so, oppure erano dediti alla giocoleria. E questo era un cisternone, per cui dove l'acqua veniva convogliata e poi installata giù nell'acquedotto. E noi abbiamo visto anche il terzo acquedotto che c'è non tanto lontano da qui, qualche decina di chilometri, ed è l'acquedotto di Colognole, che forniva l'acqua a Livorno, e ve lo abbiamo fatto vedere sulla prima tappa del cammino dei Navicelli. Magari vi lasciamo sotto il link, come al solito, potete vedervelo, così vedete anche la statua di Ferdinando I. E a Livorno ha un sistema di cisterne molto elegante. Io il cisternone di città di Livorno, la prima volta che l'ho visto, l'ho scambiato per un teatro. Pensavo fosse un teatro. E a Livorno c'è il cisternone, appunto, in fondo via Mazzini, e poi c'è il cisternino di città e poi il cisternino di Pian di Rota. E prima di arrivare a Pian di Rota si incontra appunto l'acquedotto di Colognole. I cisternoni, i cisternini, oltre ai bagnetti della Puzzolente, sempre nella prima tappa dei Navicelli, sono stati progettati e realizzati dall'architetto Poccianti. Sono molto, molto eleganti, uno non penserebbe mai che sono delle cisterne dell'acquedotto. Molto belli, andate a vedere il nostro video, magari così vi fate un'idea. Oh, mica mi aspetta Giulia, io sono qua che racconto aneddoti e lei va. Oh, guardate che bello, siamo in discesa, sotto di noi si apre tutta la pianura e il contado di Pisa. Ma cosa sono? Tutti cactus? Sono tutti cactus. Questa è la mesa pisana. Fra un po' arriva anche Will Coyote. Hai visto l'area picnic? Qui c'è un'area picnic. Sì, è molto bella, dai. Carina. Lì in fondo si riescono a vedere la torre di Pisa, il Duomo e il Battistero. Quello che si vede meglio è il Battistero, paradossalmente. Giulia non lo vede perché c'è questo muretto che da tanta parte dell'orizzonte il guardo esclude. C'è una giustizia poetica in tutto ciò. Che non sai mai se sono veri o se sono finti. Cioè, di solito in Toscana sono veri, però non si può mai sapere. E ora dritti fino a Pisa. Non so se vedete, seguite il mio braccio, dritti davanti a noi c'è la torre di Pisa. Certo è a 7 km e mezzo, però è dritta davanti a noi, fidatevi. Pisa e Lucca. Penso che sia una parte dell'acquedotto, infatti guardate l'acquedotto
finalmente la parte fuori terra dell'acquedotto Mediceo, che proseguirà, vedete il muro, qui è stato ovviamente abbattuto e fa spazio case, strade. È il tratto finale dell'acquedotto Mediceo che ci accompagnerà fin dentro Pisa in Piazza delle Gondole, dove terminava. Adesso non fate caso alle buste, alla spazzatura per terra, ma via. Però è più basso rispetto all'acquedotto di Lucca e all'acquedotto di Colognole. No, l'ho detto bene. L'ho detto bene. D'altra parte questo è del XVI secolo, gli altri del XVIII, 200 anni di differenza. Vedi che è l'acquedotto di Pisa, Perché? Appendi anche lui, guardalo. Ma dai! E lo fa per solidarietà con la torre. Vabbè. Se questo lo fate durante la bella stagione, in effetti vi fate 5 km sotto il sole, perché l'acquedotto qui non fa granché ombra. Se invece lo fate nell'altro verso, Pisa-Lucca, i 3 km e mezzo di acquedotto Nottolini, quello che arriva a Lucca, sono più ombreggiati, perché in prima cosa l'acquedotto è molto più alto, per cui fa più ombra, più massiccio e fa più ombra, e poi è circondato da alberi, per cui quando fa caldo, secondo me, potrebbe essere una cosa un po' più furba farlo da Pisa a Lucca, così la mattina vi togliete le scatole, il versante è più soleggiato, più caldo, e evitate di farvi alle 4 del pomeriggio questo viale sotto il sole magari di giugno, luglio, agosto. Avvicinandosi a Pisa, l'acquedotto sparisce tra le case, per cui però più o meno si riesce sempre a seguirlo. Questa è la cinta muraria di Pisa, l'acquedotto è qui, come potete vedere, è sempre più basso e qui entrava nella cinta muraria. E probabilmente lì c'era una fontana, questa era una fontana, probabilmente era alimentata dall'acquedotto Mediceo. Qui si pattina ancora, pensa te. E là la stazione.